Se ci sono due tipi, ci dovrebbero anche essere due tipi di proteine dentro le cellule, perché quelle proteine sono l'espressione del gene. Sì. E infatti si sapeva da qualche tempo che ci sono delle proteine specifiche del virus, che venivano chiamate sotto il nome generale di T-antigen, antigene T, sì, antigene tumorale. Sì. E questi poi si è visto che ce n'erano parecchi tipi, e noi siamo riusciti a dimostrare che appunto uno di questi tipi era prodotto dai geni trasformanti. Sì. E abbiamo visto anche che questa proteina andava a legarsi al DNA cellulare, perciò dove l'influenza sul DNA cellulare veniva in parte da quello. Sì. Insomma. Perciò tutto lì, il quadro generale veniva abbastanza chiaro. Naturalmente c'erano molti punti, più piccoli punti relativamente da solvere. E così abbiamo fatto dei mutanti per la trasformazione. I mutanti sono varianti che si comportano diverse in condizioni diverse. E il più comune che si usava allora erano quelli che erano chiamati i temperature mutants, che sono mutanti che non funzionano a una certa temperatura più alta, ma funzionano solo a temperatura più bassa. Per cui se si isola il mutante, si alza la temperatura, la sua attività sparisce. Dunque perciò. E allora abbiamo visto che con questi si ottenevano anche, si cambiava anche l'abilità delle cellule stesse a rispondere al cambiamento di temperatura. E per questo il mutante era un mutante di temperatura, perché la proteina che fatta era sensibile alla temperatura, perciò il virus evidentemente agiva sulla cellula con queste proteine. Insomma. E poi le cose sono andate avanti, c'è stato un buco di altro lavoro, così. Dunque questo era effettivamente la parte più importante ed è insomma per la ragione per cui abbiamo dato il premio Nobel, appunto perché era questa interazione, come dice la giustificazione del virus, dice per aver scoperto l'interazione reciproca tra i geni del virus e i geni della cellula. Ma insomma a me pare la cosa ancora più fondamentale era di aver dimostrato che un gene o uno o due geni del virus sono capaci di trasformare la cellula. Perciò spostava il problema a che cosa fa questo gene che trasforma la cellula. E poi naturalmente sulla base di quello si può pensare, ma il cancro normale forse avviene nello stesso modo, non perché c'è un gene del virus, che normalmente non c'è, ma perché un gene stesso della cellula si altera. E difatti dopo queste cose sono dimostrate. È stato, diciamo, proprio l'apertura a cercare di capire per il cancro. Perciò tutto questo è stato molto bello.